pronto per un viaggio epico lungo la costa della California? Da San Francisco fino alla vibrante Los Angeles attraverso il selvaggio Big Sur. Vivi l'emozione della California on the road. Natura incontaminata, cultura e libertà senza limiti, in un viaggio epico che non dimenticherai mai. Benvenuto nella nostra serie dedicata alla California. Preparati a vivere ogni momento, l'avventura inizia ora. Cleared for takeoff. Amici del canale, eccoci qui pronti per l'ultima tappa del nostro incredibile viaggio della serie California on the road. Abbiamo appena lasciato Beverly Hills con il suo glamour e le vibrazioni da film e adesso ci dirigiamo verso uno dei luoghi più rappresentativi di Los Angeles, Venice Beach. Questo posto non è solo una spiaggia, ma una vera mecca di eccentricità, creatività e stile di vita californiano puro. Qui ci aspetta un mix di artisti di strada, skateboarder e ovviamente quel famoso lungomare che abbiamo visto in tantissimi film e serie TV. Vogliamo chiudere questa serie in grande stile, immergendoci completamente nell'anima vibrante di Venice e nei suoi angoli più autentici. Prepariamoci a salutare questa avventura con il botto. Prendete posto, allacciate le cinture e venite con noi per vivere insieme l'ultimo imperdibile episodio della nostra serie California on the road. E ora, let's go! Le torrette, via! Ragazzi, questa è Venice Beach. Ma vi rendete conto dove siamo? Dove siamo, vero? Venice Beach. Venice è il cuore bohemien di Los Angeles, un luogo unico che sembra attrarre di tutto: artisti, spiriti liberi, seguaci della New Age, personaggi eccentrici e anche qualche sognatore. Beh, divento matto io. E quel tipo lì dietro ha le corna del diavolo in testa. Pieno di artisti, artigiani. Passeggiare qui sul famoso Venice Boardwalk è un'esperienza davvero speciale. Da un lato c'è una splendida vista sull'oceano, mentre dall'altro un'esplosione di eccentrica ordinaria follia. Ogni passo vi regala qualcosa di nuovo da vedere e da vivere. È impossibile non lasciarsi contagiare dall'energia e dalla vibrazione unica di questo posto. Allora, stiamo passeggiando per Venice Beach ed è una cosa bellissima e stupenda, ragazzi. Il sogno americano che diventa realtà. Quartiere più artistico di Los Angeles, dove ci sono tantissimi artisti di strada che vengono qui, mettono le bancarelle e vendono le loro creazioni. Quindi è un quartiere molto suggestivo da venire a visitare. Venice è uno spettacolo, mi sento molto californiano, ci sono delle vibrazioni pazzesche, spero che vi arrivino tutte attraverso la telecamera del nostro telefono. Volete farvi leggere la mano a $20? A Venice potete farlo. Comunque c'è un odore di erba pazzesco. Però io preferisco tutta la vita questo quartiere a Beverly Hills, tutta la vita, ragazzi. È un po' più hippie, un po' più easy. No, mi piace tantissimo. Io ve lo dico, lasciatemi qua, date una tenda e rimango qua anch'io con loro. Cara Bea, qua 4 anni fa ci abbiamo lasciato giù un bel po' di soldini. Ci torniamo a farci curare? Il murales più famoso del mondo. E non dimenticatevi l'immancabile foto per Instagram sotto una delle scritte più famose al mondo. No ragazzi. Eccolo qui, il mitico campo da basket di Venice Beach. Vederlo dal vivo è un'esperienza unica, sembra di essere in un film.
L'atmosfera elettrica tra partite improvvisate e gente che si ferma a guardare, davvero leggendario. Porca vacca, sei grosso quello. Mamma mia. Ma cos'è grosso quello? Mamma mia, veramente. Paura. Un bel manzo, proprio un bel manzo. Siamo arrivati a Muscle Beach, dove la gente non come me si allena. Un bel manzone. Si allena duro qua, non scherza. La musica, colori, gli artisti, l'erba ti fanno sentire proprio in un altro mondo. Sembra di averlo già vissuto, e per noi che abbiamo vissuto l'era di Baywatch. Davvero sembra di stare dentro in un film. Lo scorcio di Venice di prima, quella ordinaria follia, è limitata. Infatti, passando oltre, inizia la zona residenziale, dove è richiesta un po' di quiete. Stiamo andando adesso a scoprire perché Venice si chiama così. Eccoci nel vero cuore di Venice Beach, a passeggiare lungo i famosi Venice Canals. Sapevate che questo quartiere prende proprio il nome da questi canali ispirati a Venezia in Italia? È stato Abbott Kinney, il visionario imprenditore, a crearli nel 1905, con il sogno di portare un pezzo d'Europa qui in California. In origine i canali erano molto più estesi, ma con il boom delle automobili molti vennero coperti per far spazio alle strade. Quelli che vediamo oggi sono una versione ridotta, ma non meno affascinante. Qui tutto invita alla calma, dalle case eleganti che si riflettono nell'acqua ai ponticelli pedonali che connettono i vari percorsi. È sorprendente come un luogo così tranquillo possa trovarsi a pochi passi dalla vivacità del Venice Boardwalk e dalla famosa Muscle Beach. Passeggiare qui è come fare un salto all'indietro nel tempo, un'esperienza che contrasta con l'energia della Los Angeles moderna. Insomma, se cercate un angolo di serenità in mezzo al caos di LA, i Venice Canals sono un must. C'è una pace passeggiare per questi canali qua. Una tranquillità bellissima, che bello. Tra l'altro le casettine sono stupende. È anche un'occasione per riflettere sul valore della bellezza e del sogno di un uomo che ha trasformato un'idea in realtà. E poi vi svegliamo un'altra best chicca. Qui si trova la casa di Mitch Buchanan, il protagonista della serie TV Baywatch. Ma guarda che figo, soggiornino qua, C'è una pace, una tranquillità. E Los Angeles è anche questa. Oltre al traffico della città ci sono questi scorci Dove si può fare una bellissima passeggiata in piena tranquillità con questi meravigliosi canali. The Canals. L'idea era quella di copiare un po' la Venezia italiana. È chiaro che l'esperimento si può dire non riuscito, anche se ha creato un qualcosa di diverso in American Style. Ma non perdiamo tempo perché le cose da vedere sono veramente tante, quindi rituffiamoci al volo nel casino di Venice. C'è la torretta come nei film. E arriva la Baywatcher. Il mare è più sicuro se ci sono io che ti guardo la vita. Baywatch. Non potevamo lasciare Venice senza farci una foto sotto le sue torrette iconiche, simbolo delle spiagge californiane. Poco più là, eccoci allo skate park, uno dei più famosi al mondo. Qui gli skaters di Los Angeles mostrano il meglio del loro talento. Trick spettacolari, salti mozzafiato e quell'energia unica che solo Venice Beach può offrire. È incredibile vedere come su questa pista la cultura dello skate prenda vita, dalle giovani promesse ai veterani che hanno scritto la storia di questo sport. Non è solo il parco a fare spettacolo, ma è l'atmosfera che lo circonda. Mentre si sfida la gravità con acrobazie da brivido, gli spalti sono pieni di spettatori che osservano con occhi increduli tra applausi e urla di incitamento. Ogni salto, ogni mossa è una performance che riflette l'anima di Venice, vibrante, audace e sempre al limite.
Il parco è il cuore pulsante della cultura dello skate di Los Angeles, un posto dove chiunque può sentirsi parte di questa comunità, dalle nuove generazioni ai pattinatori leggendari che hanno fatto di questo sport una vera e propria arte. Dove siamo, beh? Santa Monica Pier. Pensavamo di poter salire ancora in macchina al Santa Monica Pier, ma è chiuso, abbiamo dovuto parcheggiare sotto, peccato. Il molo di Santa Monica è famoso per due cose: il primo è Luna Park sul molo e il secondo è la fine della famosa Route 66 che parte da Chicago e termina proprio qui a Santa Monica. Ci stiamo godendo l'ultima sera della nostra vacanza. Mi scende un po' la lacrimuccia perché è stata una bellissima vacanza ricca di emozioni, Ricche di cose da vedere, ricche di cose da vedere, di esperienze, soddisfazioni. Per chi ha guardato il video dall'inizio, sono riuscito a passare un ponticello stretto sospeso nel vuoto per andare al pier con le vertigini. Abbiamo fatto comunque più di 700 km in queste autostrade americane. È un viaggio che mi ha riempito il cuore di emozioni. Spero che siano arrivati anche a voi. What you know about me, I try, but I'm so. Malinconia a parte, è il momento di fare un giro nel Luna Park più filmato della storia, il mitico Pacific Park di Santa Monica, dove ogni angolo ci ricorda una scena indimenticabile di tanti film. Quello che si vede nei film, che spruzzano con l'acqua. No ragazzi, c'è ancora. Lillo! Mentre ci avviciniamo all'uscita del Santa Monica Pier, eccolo lì, pieno di energia a ritmo di I Will Survive. Questa è la California. Ma proseguiamo e scattiamo la foto di rito sotto la famosa insegna del molo di Santa Monica, immancabile per chiunque passi da qui. E poi quella macchina tamarrissima, tipico di Los Angeles. E prima di salutare definitivamente la spiaggia, non poteva mancare lui, il pick-up di Baywatch. Ok, adesso sono Bordeaux, ma noi ce li ricordiamo ancora gialli, proprio come nella serie TV. Che tempi, ragazzi! Stiamo tornando in albergo con la giornata di oggi a Los Angeles. Siamo sull'autostrada, ma c'è veramente molto casino, adesso vi faccio vedere. Ecco qua, 7 corsie, che bordello. Mancano ancora 29 minuti e poi siamo arrivati in albergo. The next day.
Abbiamo ancora qualche ora prima di riconsegnare l'auto e dirigerci in aeroporto e noi vogliamo spendere questo tempo ancora lì, sulla spiaggia più bella di Los Angeles. Wait, Baywatcher! Che c'è pure Gandalf il grigio. Esatto, guardate Gandalf il grigio del Signore degli Anelli. Ragazzi, questa è Santa Monica, questa è la California. Gandalf, c'è anche la barba proprio uguale. Qui sulla spiaggia regalano questo, mela watermelon, E anche gluten free, 100 calorie, Non so real dov'è. fluid, hydration, gluten free. Ciao, proviamola. Allora, non capisco se è buono o se fa schifo. Ma cosa sa? Sa di cicca americana alla languria. Fammi provare un sorso. È dolce ma non è zuccherata. Non è che non capisci se fa schifo o è buona? È una droga. Allora, è anguria, però effettivamente c'è un po' di cicca anche. Sì, di cicca l'anguria. Ma lo si fa bere, dai. Ci sono le cheerleader. Sabato mattina tra Santa Monica e Venice ci sono vari eventi sportivi. Ci sono lezioni di beach volley, sessioni di palestra di fitness, Di yoga. di yoga, di cheerleader, di surf. Poi tutto. Vestito come Gandalf. No, era Gandalf. Era Gandalf. Cioè, non potete capire cosa sono avanti gli americani su questa cosa qua. Questo dobbiamo farvelo vedere. Il bagno per i cani. Ma guardate la figata. Ma guardate la figata. Lolly pot. Cioè, ma che spettacolo non è? Ma cosa sono avanti? E così siamo giunti alla fine di questa fantastica avventura lungo la California. Ma prima di salutarci vogliamo condividere con voi 3 esperienze assolutamente da non perdere a Los Angeles che questa volta non abbiamo fatto, ma che ci hanno conquistato durante il nostro viaggio che abbiamo fatto 4 anni fa. Partiamo con il tramonto al Griffith Observatory. Ragazzi, ve lo diciamo subito, quella è una delle esperienze che ti rimangono dentro. La città si accende ai tuoi piedi e il cielo si dipinge di colori pazzeschi. È perfetto per ammirare la maestosità di LA dall'alto. Il secondo tramonto è quello sotto al molo di Santa Monica. Guardate qui dietro di noi, questa è la nostra foto preferita, scattata proprio lì. La magia di quei colori e il rumore delle onde rendono quell'atmosfera unica, perfetta per chiudere una giornata di esplorazioni. E poi ragazzi, non dimentichiamoci di Universal Studios. Non c'è bisogno di essere super fan del cinema per godersi questa esperienza. È come entrare in un mondo parallelo fatto di set, spettacoli e attrazioni che ti catapultano nei tuoi film preferiti. Un vero sogno per grandi e piccini. Speriamo che queste dritte vi abbiano dato ispirazione per un vostro viaggio a Los Angeles. E se state pianificando il vostro viaggio in California, non esitate a scriverci anche su Instagram. Siamo comunque felici di condividere consigli personalizzati con voi. Oppure scrivetelo direttamente nei commenti qui sotto. Siamo sempre curiosi di scoprire nuove idee. E se non l'avete ancora fatto, inutile dirlo, iscrivetevi al canale per non perdervi le nostre prossime avventure. Grazie per averci accompagnato in questa nostra serie California on the Road. Ora ci prendiamo una piccola pausa, ma il prossimo viaggio è già in cantiere e vi anticipiamo che sarà un viaggio totalmente diverso dalla California. Ci vediamo al prossimo viaggio. Ciao! Ciao!